General Rommel landet mit seinem Storch an der Front vor Tobruk. È cosa nota come il Generalfeldmarschall Johannes Erwin Eugen Rommel, grazie ai successi conseguiti in Nord Africa, si conquistò il soprannome di Wüstenfuchs, cioè volpe del deserto. Quello che è meno noto, invece, è che questi successi furono in larga parte possibili grazie all'aiuto del SIM, il Servizio Informazioni Militare Italiano. Infatti, grazie ai bollettini che quotidianamente riceveva dal SIM, era in grado di anticipare le mosse degli alleati e di sorprenderli con azioni audaci e fulminee. Ma quando questo flusso di informazioni cessò dopo la prima battaglia di El Alamein, cessò pure l'avanzata delle forze dell'asse. Una coincidenza? In ogni caso, come erano riusciti gli italiani ad essere sempre un passo avanti nella guerra di intelligence, specialmente in Nord Africa? Und die Splitterbomben der englischen Flieger. Zäh und hart ist der Kampf auf beiden Seiten. Il Servizio Informazioni Militare Italiano fu creato il 15 ottobre 1925. Dal 6 febbraio 1927 il SIM veniva posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore Generale ed in esso venivano unificati i servizi informativi di Regio Esercito, Regia Marina e quello neocostituito della Regia Aeronautica. Capo del servizio rimase per pochi mesi, fino all'aprile del 1926, il colonnello Attilio Vigevano, ufficiale degli Alpini ed appassionato studioso di storia militare. Una sua certa avversione nei confronti del regime fascista ed uno scandalo dovuto a intercettazioni telefoniche a danno dei potenti di turno, organizzate da un suo sottoposto, gli costarono l'allontanamento. Il SIM fu quindi affidato al colonnello Carlo Barbieri fino al 1927. I successivi capi del servizio furono il colonnello Luigi Toselli dal 27 al 29, il colonnello poi generale di brigata Mario Vercellino dal 29 al 31 e il colonnello Vittorio Sogno dal 32 al 34. In questi anni Mussolini preferì avvicendare con una certa frequenza la guida del SIM, poiché non nutriva una completa fiducia nei confronti dell'elemento militare. Non vi sono prove, fino al 1934, di un coinvolgimento del SIM nella repressione dell'opposizione antifascista. Questi compiti erano delegati al Ministero dell'Interno e in particolare all'OVRA. D'altro canto, come si vedrà, il SIM non fu l'unico soggetto di intelligence operante all'estero durante l'intero ventennio e, a maggior ragione, nei primi 10 anni. Il SIM, prima del 1934, comunque rafforza le proprie strutture e concentra l'attività di intelligence, per lo più militare, su Francia, Austria e Jugoslavia. Poche sono le notizie sul funzionamento e l'organizzazione del SIM fino alla metà degli anni 30. All'inizio del 1934 il SIM era strutturato su 5 sezioni basate a Roma. C'erano inoltre 4 sezioni statistiche dislocate nei pressi delle frontiere, rispettivamente a Torino, Milano, Verona e Trieste, quali centri avanzati per la raccolta di informazioni, e 10 centri di controspionaggio basati presso i comandi dei corpi d'armata. Sempre a Roma vi era anche un centro radiotelegrafico. Con il SIM infine collaborava, pur non avendo dipendenza gerarchico-funzionale diretta, la rete degli addetti militari presso le ambasciate d'Italia. Il SIM nel 1934 aveva comunque dimensioni ridotte. Contava su una quarantina di uomini in servizio, eccetto gli informatori, per lo più provenienti dal Regio Esercito con una forte componente dei Reali Carabinieri, ed un bilancio di 2 milioni di lire.
L'atteggiamento volto a tollerare una certa autonomia da parte di Mussolini è però destinato a cambiare con la nomina alla direzione del SIM nel gennaio 1934 del colonnello Mario Roatta. Quello stesso Mario Roatta che, come comandante dell'esercito italiano nella provincia di Lubiana, il 1 marzo 1942 emanerà la circolare 3C, le cui disposizioni erano del tutto simili a quelle impartite dai comandanti tedeschi. Rappresaglie, incendi di case e villaggi, esecuzioni sommarie, raccolta e uccisione di ostaggi, internamenti in campi di concentramento. Di Roatta restano famose alcune sue posizioni sulla guerra partigiana, come ad esempio l'ordine di applicare le sue disposizioni senza false pietà, o dove diceva di applicare non il criterio del dente perdente, ma della testa perdente. E ancora, se necessario, non rifuggire da usare crudeltà, deve essere una pulizia completa. E infine la sua affermazione più famosa: si ammazza troppo poco. Ed è lo stesso Roatta che poi all'8 settembre si unì alla colonna del re e Badoglio che fuggiva verso il sud, invece di restare ed organizzare la difesa di Roma, omissione per cui fu poi processato. Così lo ricorda Giuseppe De Lutis nella Storia dei servizi segreti in Italia. Magro, sguardo penetrante dietro i piccoli occhiali tondi, Roatta nel 1934 aveva 47 anni. Sfrenatamente ambizioso, dirà poi di sé: non sono mai stato un generale fascista né antifascista, ma soltanto un generale dell'esercito italiano. Il colore o la forma del governo non mi interessavano. Grazie al pieno appoggio di Mussolini, all'amicizia di Galeazzo Ciano e del suo capo di gabinetto Filippo Anfuso, il nuovo capo del SIM si mise subito al lavoro. Le esigenze di Mussolini erano al momento due. In primo luogo, con l'aumentare delle ambizioni internazionali del regime, occorreva dotarsi di un vero e proprio strumento di intelligence per l'estero, magari mettendo ordine all'azione dei molteplici corpi separati dell'amministrazione. In secondo luogo, si intendeva piegare anche il canale militare all'esigenza di reprimere le rinnovate organizzazioni antifasciste all'estero. Alla guida del servizio, Roatta in pochi mesi raddoppiò il bilancio a disposizione, portandolo a 4 milioni di lire e permettendosi quindi una più ben ricca rete di collaborazioni. Le sezioni divennero 7, innanzitutto con l'unificazione ed il potenziamento dei centri di intercettazione telefonica e telegrafica. Successivamente nascerà anche una sezione prelevamento che, come vedremo in seguito, darà negli anni a venire, specialmente quelli del conflitto, grandi soddisfazioni al SIM. Si tratta di un gruppo di agenti specializzati nel trafugare codici crittati dalle sedi diplomatiche romane o all'estero. Tale eccellenza del SIM è dovuta all'esistenza di un doppio corpo diplomatico a Roma, uno presso il Regno e l'altro presso la Santa Sede.